Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, come state? Tutto bene? Come avete passato questo weekend? Io spero che voi siate carichi per questa settimana. A parer mio siamo in un momento di vere opportunità. Il mercato cripto è a ribasso, quindi ci sono molte più opportunità per comprare di nuovo dei progetti molto interessanti. Il Forex sta regalando delle opportunità d'oro in questo periodo, d'oro. E quindi siamo in un momento in cui dobbiamo sfruttare le nostre conoscenze, dobbiamo sfruttare le nostre abilità e andare a prendere quello che è nostro. Quindi oggi andremo a parlare di euro-dollaro, andremo ad analizzare finalmente assieme il nostro primo pair, senza perdere tempo e spiegarvi non sul grafico le cose, andiamo immediatamente a vedere quello che sta succedendo ad euro-dollaro. Questo è il grafico di euro-dollaro e siamo in un time frame mensile. Come potete vedere, che non ve lo dovrei dire io, giusto? Giusto? Siamo in un trend a ribasso, perché? Perché stiamo creando massimi e minimi sempre inferiori, sto facendo molto velocemente, quindi ecco, sempre inferiori, questo qui siamo arrivati a farlo inferiore addirittura di questo, quindi siamo in un trend ribassista. Però c'è un però, esatto. Questo è un time frame mensile. Significa che se ogni singola candelina equivale a un mese di informazioni. E siccome l'ultima dominance che avevamo era questa, noi erroneamente siamo ancora in un momentum rialzista. Ora, siamo arrivati in una bellissima zona. Perché? Perché come abbiamo parlato la volta scorsa, il mercato è fatto di supporti e resistenze, cioè tetti e pavimenti. E come potete vedere in questo momento noi abbiamo appena toccato, anzi superato, perché nel mensile non lo si vede, ma dopo andremo a vedere nel settimanale, abbiamo superato questa zona. Comunque toccata e rispettata, che è stata rispettata 1, 2, 3, perché comunque siamo in un time frame mensile, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comunque avete capito, cioè è stata rispettata tantissimo questa zona e soprattutto nel corso dei vari anni. Però perché vi dico che siamo in una bellissima zona? Perché? Perché come abbiamo detto qua esistono le imbalance all'interno del mercato, che sono quegli scambi tra buyers e sellers dove o uno o l'altro ha troppa forza e quindi non va a rimarginare dei buchi all'interno del mercato che non dovrebbero esistere. Quindi abbiamo questo imbalance da colmare, abbiamo quest'altro supporto barra resistenza che andremo a segnare qua, che è la chiusura dell'imbalance, che però, allora se noi andiamo a trascinare leggermente dietro, vediamo se riusciamo, no, vabbè, lo terremo qua. Come potete vedere è sul 1.01780, quindi sull'80, ma anche 78 è un bel numero, e adesso andremo a vedere perché. Quindi abbiamo già due conferme, abbiamo chiusura di imbalance, abbiamo un numero psicologico, quindi l'80, poi se noi andassimo a tracciare il nostro bellissimo Fibonacci dall'inizio dell'impulso fino alla fine di questo impulso, perché comunque siamo in un time frame mensile, e cancellando magari qualche linea in modo tale da non confonderci, ok, andiamo a vedere come il 78,6 di Fibonacci coincide perfettamente al millimetro a quello che è la nostra zona interessante. Ora non possiamo fare un'analisi solo mensile e andiamo quindi a vedere il nostro time frame weekly. Questo qui è quello che sta succedendo adesso. Come vedete, questa zona qua è stata superata da questa spike, o comunque non ancora, leggermente sopra, quindi siamo comunque in una zona di supporto, ok? Molto forte, perché abbiamo avuto una bella reazione, ok? Noi andiamo a vedere la nostra zona interessata, andiamo a vedere che alla fine di questa zona interessata comunque abbiamo un'altra imbalance e quindi ci fa ancora da più calamita il prezzo. Dice dobbiamo per forza andare a prenderci quella zona, perché
come vedete qui, comunque, quello che prima era un imbalance nel time frame settimanale è stato colmato. E quindi l'unica zona che ci rimane è questa. Poi andiamo a vedere magari un time frame daily, ci vorrà un po' ad andare in quella zona perché ecco qua. Ciò significa che ogni singola candelina equivale a un giorno e come potete vedere equivale con l'inizio di un altro imbalance. Voi potrete dire, ma che scatole questi imbalance? E vi darei ragione, però perché sono importanti? Perché ci danno conferme sul fatto che il prezzo, bene o male, qua dovrà arrivare. Perché? Perché deve andare a colmare questo buco di mercato che non è stato colmato. E quindi è una conferma in più. Ora non possiamo andare giù di time frame perché non ci ritorna fino a lì le informazioni. E adesso, che mi ero già scritto furbamente, abbiamo queste, che non sono più 3 ma sono 4 conferme, che sono la chiusura di imbalance che abbiamo visto nel time frame mensile e l'apertura di imbalance nel time frame giornaliero e una sorta di 50% nel time frame weekly. Un numero psicologico perché? Perché siamo sul 78, comunque 80. Fibonacci perché siamo sul 78,6 di Fibonacci e creazione di liquidità. Cosa intendo io per creazione di liquidità? La liquidità è una zona dove ci sono ripetuti tocchi del prezzo, come abbiamo potuto vedere in questo momento, e dove il mercato ha bisogno di andare a rompere per avere la liquidità necessaria per poi andare a rialzo. Quindi cosa intendo? Mettiamo caso, allora possiamo togliere Fibonacci senza che andiamo troppo su. Mettiamo il caso di un pattern del genere, ok? Noi abbiamo una situazione di allora facciamo così perché così almeno di liquidità qua sopra. Come potete vedere qua c'è stata la creazione di un minimo inferiore, quindi dobbiamo andare a ribasso. Però non è così semplice come si crede, che si fa così e poi andiamo giù. No, perché? Perché ci sono coloro che muovono i veri soldi che sanno che i retailer, i trader mettono le loro entrate sul livello di questa riga arancione, ok? Mettono magari così per poi andare giù. Cosa succede? Gli istituzionali vanno a rompere questa zona, ok? Per poi andare veramente nel punto in cui si vuole andare. Ma perché lo fanno? Innanzitutto perché gli serve liquidità appunto per andare a ribasso. Perché senza la liquidità che loro rubano, tra virgolette rubano, che prendono a voi, non riuscirebbero ad iniettare abbastanza liquidità per andare a ribasso. Quindi hanno bisogno degli stop loss dei retailer per riuscire ad andare a ribasso. Ovviamente loro cosa fanno? Una volta arrivati qua, buttano un sacco di soldi a rialzo, in modo tale da prendere i vostri stop loss. Ogni stop loss che viene preso è come aprire una posizione a ribasso e poi aprono un'altra posizione a ribasso per andare a far profitto. L'operazione a rialzo che aprono è talmente piccolo diciamo la perdita rispetto al guadagno che poi hanno che neanche la chiudono molte volte, per farvi capire. Quindi abbiamo questa creazione di liquidità che è praticamente il supporto che abbiamo visto prima. Abbiamo queste 4 conferme addirittura. Allora, eccomi di nuovo, non ci sarà la telecamera perché sto avendo dei problemi, continua a bloccarsi, non chiedetemi il motivo, non lo so, fino all'altro giorno funzionava benissimo. Però vabbè, fa niente, non è questo che stiamo guardando, quello che stiamo guardando è euro-dollaro, quindi come facciamo a pensare che questa cosa possa andare a buon fine, quindi questa nostra analisi possa andare a buon fine? Noi abbiamo questo strumento che si chiama investing.com che ci dà un calendario economico inerenti a forex, cripto, indici, materie prime, tutto quello che riguarda la borsa in generale. Quindi noi una volta che andiamo su questo sito scegliamo il pair che ci serve, quindi la valuta che ci serve, mettiamo solo 2 e 3 stelle, ovviamente 3 stelle sono notizie molto più importanti, quelle diciamo che creeranno più volatilità in assoluto. E come possiamo vedere già da martedì abbiamo un bel po' di stelline.
come potete vedere, tranne venerdì, venerdì è tranquillo. Quindi questa settimana sarà dettata da molti bei movimenti probabilmente su euro USD. Però andiamo magari a vedere anche quello che potrebbe funzionare, quello che potrebbe succedere in questa settimana. Come potete vedere noi adesso stiamo andando per ovvi motivi molto 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 a ribasso, possiamo anche vederlo in questa maniera qua, molto a ribasso come potete vedere, anche già così, senza tagliare i corpi, così, molto a ribasso. Quello che potrebbe succedere, che secondo me ci sono buone probabilità che succeda, può essere un qualcosa del genere, tipo una sorta di mezza lateralizzazione, un rintraccio fino a una zona importante per poi andare giù, creare sempre minimi più bassi, tornare giù, poi fare una schematica di come quella che abbiamo spiegato a inizio video, ok? Per poi magari fare così, prendere tutto e andare su. Ovviamente non è scontato che succeda, non è sicuro che succeda, come abbiamo sempre detto, qua di sicuro non c'è niente, zero proprio. Però comunque se dobbiamo andare a vedere quello che può essere l'andamento del mercato, queste qui sono buone probabilità che succedano. Perché? Perché abbiamo molteplici conferme, abbiamo il trend dalla nostra parte comunque in questo momento, e nel momento in cui arriviamo in questa zona qua può essere ancora dalla nostra parte, perché quando andiamo a vedere nel time frame mensile noi abbiamo questa dominance che ancora regge e che ancora ci sta dicendo guardate che fino a che non rompe questa, che è stata colei che ha rotto tutto praticamente, siamo ancora a rialzo. Poi può essere anche che questa zona venga distrutta, però in quel caso sarebbe un gran bel problema per l'euro. Incrociamo le dita, speriamo che non sia così e vediamo. Comunque ci aggiorneremo anche mercoledì. Io con questo chiudo il video, fortunatamente si è un attimo ripresa la telecamera. Chiudo il video, vi saluto, vi auguro una bellissima giornata, vi rimando sempre al fate qualcosa di bello per qualcuno, create un sorriso, un bel momento per una persona che se lo ricorderà per tutta la vita. Vi auguro una bella giornata, noi ci vediamo mercoledì, ciao a tutti.